Dopo averla menzionata in diversi video e dopo tutte le vostre richieste, oggi facciamo una recensione dell'app e della piattaforma di Trading212. Cercherò anche di farvi una guida il più completa possibile, facendovi anche vedere tutte le mie funzioni preferite, oltre a tutte le considerazioni che ci sono da fare su questa piattaforma. Perciò ora sedetevi comodi e andiamo a vedere tutte le potenzialità che ha questo ecosistema. E qui faccio subito una precisazione, perché se state andando ad investire i vostri soldi, la prima cosa che dovete sapere è l'argomento sicurezza. Trading212 è un broker fondato nel 2006, con più di 1,5 milioni di clienti e più di 3,5 miliardi di euro gestiti. E probabilmente se non fosse per la qualità del loro servizio a questi numeri non ci sarebbero arrivati. Però nonostante questo, se depositiamo i nostri soldi dobbiamo avere qualche sicurezza. Nel loro caso fino a 20.000 euro i vostri fondi sono tutelati dall'Investor Compensation Scheme e oltre a questo sono anche assicurati fino a 1 milione di euro da Lloyds Londra. Poi se volete andare ad approfondire queste assicurazioni date un occhio qui sotto in descrizione. Detto questo, ora andiamo a prendere in mano l'app. Dopo esservi iscritti con una procedura veramente facile e veloce, vi troverete in una schermata di questo tipo. Tra l'altro, se poi doveste attivare un account completamente gratuito, se foste interessati, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link con codice invita un amico, tramite il quale potete avere in bonus un'azione del valore fino a 100 euro una volta che depositerete i vostri primi 10 euro. Comunque, la prima cosa che dovrete andare a fare una volta attivato l'account, se volete iniziare ad operare, è depositare alcuni vostri soldi. Ci tengo a precisare che io in questa recensione andrò a parlare e sto parlando dell'account Invest di Trading212, perché non utilizzo e non sono amante di CFD. Poi, come vedete, io in realtà ho l'account ISA, che è un account speciale che avevo aperto quando ero residente in UK e che solo i residenti in UK possono aprire. E se siete interessati lo approfondisco quando faccio la mia dichiarazione dei redditi di 2 anni fa quando ero a Londra. In ogni caso, indipendentemente dal regime fiscale, l'account ISA ha le stesse identiche funzioni dell'account Invest. Quindi, tornando al discorso, una volta attivato l'account, quello che dovrete andare a fare è depositare qualche soldo, quindi deposit. E l'applicazione di Trading212 è famosa nel mondo della finanza perché ha le commissioni più basse di tutto il mercato. Non ha commissioni sul deposito bancario, non ha commissioni sul prelievo, non ha commissioni periodiche di gestione, non ha commissioni di investimento e non ha neanche commissioni nel caso voleste usare le azioni frazionate, che vediamo dopo. Le uniche due commissioni che potreste trovare sono se andate a depositare più di 2.000 euro con carta, e c'è una commissione, come vedete qui, dello 0,7%, e per evitarla, come faccio sempre io, basta che quando ricaricate il conto lo facciate con un bonifico bancario che è completamente gratuito. Quindi depositati dei soldi nel vostro conto, vi troverete in questa schermata home. Qui in alto, come vedete, i vari strumenti finanziari sono divisi in varie categorie o gruppi. Alcuni sono automaticamente creati dall'app, ma se volete potete andare tranquillamente a modificare il tutto e a creare anche magari le vostre watchlist, come ho fatto io con tutti gli strumenti che sto osservando in questo momento. Ovviamente, per andare a creare i vostri gruppi, quello che dovrete andare a fare è cercare lo strumento finanziario che vi interessa. Quindi passiamo alla voce cerca e come vedete qui sotto su Browse All, Trading212 ha più di 8.000 stocks divisi per le varie nazioni, senza poi parlare di tutti gli ETF che ci sono dentro la piattaforma. Poi se siete interessati a qualcosa di particolare, qui sotto in descrizione vi lascio un link tramite il quale potete andare a cercare e vedere tutti gli strumenti che Trading212 ha al suo interno. E se non doveste trovare il vostro ora, cosa abbastanza rara, state tranquilli perché loro ne stanno aggiungendo quotidianamente. Detto questo, facciamo una prova di ricerca così vedete come funziona. Andiamo a cercare una delle azioni più famose in Italia, Ferrari. E qui per ogni singola azienda, per ogni singola azione o ETF ci sono tutti i suoi dati e potete andare ad approfondire finché volete, c'è veramente di tutto. Io ora non sto qua a farvi vedere tutto, ma potete trovare quello che volete, anche se poi sinceramente se fate analisi azionaria io non vi consiglio di farlo dentro un'applicazione, ma di usare altri strumenti magari ancora più approfonditi. Però qui trovate veramente di tutto, dalla descrizione dell'azienda ai key ratios al riassunto finanziario, eccetera. Una volta trovato un qualsiasi strumento, ovviamente potete andarlo ad acquistare con diverse tipologie di ordine che comunque andiamo a vedere dopo. Qui vi faccio vedere se volete aggiungere questo strumento alle vostre varie liste. Qui c'è il tasto più e per esempio lo andiamo ad aggiungere alla mia watchlist. Una volta fatto possiamo tornare nella home e come vedete nella mia watchlist qui sopra appare Ferrari. Ora, viste queste due sezioni, passiamo alla sezione il mio portafoglio. Qui come vedete c'è l'andamento del mio portafoglio con quanto capitale al suo interno, quanti soldi ho investito e qual è il mio ritorno, e dopodiché ci sono tutti i titoli che ho in portafoglio con i vari andamenti per ogni singolo titolo, e in ultima c'è un piccolo grafico a torta che mi fa vedere l'allocazione del mio capitale per i vari titoli che ho in portafoglio. E come vi ho fatto vedere e spiegato nella serie i miei investimenti, in questo portafoglio io ho un piano d'accumulo con 2 ETF e Berkshire Hathaway. Ora, dato che ho 24 sterline libere in portafoglio e il mio conto in sterline, perché come vi dicevo prima questo conto l'ho attivato quando ero a Londra, andiamo a fare un esempio d'acquisto. In questo caso voglio aggiungere un po' di soldi alla mia posizione su questo ETF che emula l'S&P 500, quindi vado a dargli il tasto buy. Ora non sto qui a spiegarvi tutte le tipologie d'acquisto, altrimenti diventa noioso,
pericoloso, l'ho già fatto in un altro video che comunque vi linko in descrizione. Sapete comunque che su Trading212 oltre a comprare a mercato potete fare un ordine limite, un ordine stop e un ordine stop limit. In ogni caso noi andiamo a comprare a mercato, come vedete qui sfortunatamente questo ETF costa 102,97 euro, perciò se io provassi ad andare ad acquistarne uno l'applicazione mi dice che non ho abbastanza soldi perché costerebbe 88,47 sterline e io di libere nel mio portafoglio, come dicevamo prima, ne ho solo 24,87. Qui però Trading212 ci viene in soccorso. Infatti qui quello che possiamo fare, al posto di andare a dire voglio comprare un'unità di questo ETF, basta che cambiamo la modalità di acquisto e al posto di andare a comprare unità di questo strumento finanziario andiamo a comprare per valore. E qui la cosa figa è che da una sterlina possiamo andare a comprare frazioni di questo ETF. In questo caso se comprassimo una sterlina ci darebbe 0,0113 unità di questo ETF. Noi vogliamo spendere tutto, quindi 24,87 e sì, si può comprare addirittura con le virgole a partire da €1 in caso siate in Italia. Andiamo a revisionare l'ordine e qui come vedete ci dà un riepilogo per 24,83 sterline. Andremo ad acquistare 0,2811 unità di questo ETF. Le commissioni, come vi dicevo prima, sono gratuite. L'unica cosa e unica commissione di questa piattaforma è il cambio valuta e la sua commissione è lo 0,15% e in questo caso è presente perché io nel mio conto a sterline e sto andando ad acquistare uno strumento finanziario che è in euro. Se per ipotesi andassi ad acquistare solo strumenti finanziari in sterline non avrei nemmeno questa commissione. Detto questo, inviamo il nostro ordine e come vedete qui sotto è già stato eseguito. Ora se scorriamo verso il basso nella scheda di questo strumento andiamo a vedere tutti gli ordini storici che io ho fatto su questo strumento, dato che è un piano d'accumulo, ogni mese io sono andato ad acquistare e se vogliamo andare a vedere l'ordine che è appena stato eseguito basta che clicchiamo qui e ci dà tutto il riepilogo di quel che è successo. Ora, tornando alla schermata del mio portafoglio, qui come vedete c'è un'altra tendina, la tendina torte o areogrammi in italiano. In questo video non vado ad approfondire questa funzione perché l'ho già fatto in un altro video dedicato che vi consiglio di andare a vedere perché penso che questa funzione sia la più figa in assoluto di Trading212. Ti permette di andare a creare torte proporzionate e ponderate sulle quali puoi auto investire il tuo capitale secondo una strategia che tu hai preimpostato. Vi consiglio di guardarlo non solo se siete appassionati alla finanza ma anche all'innovazione e anche a come hanno gestito dal punto di vista di design tutta questa funzione. Oltre ad aver vinto diversi premi viene anche presa come benchmark all'interno di questo mercato. Vista la sezione del mio portafoglio, la successiva che avevamo visto prima è la sezione cerca, dopodiché da pochissimo è stata introdotta una sezione social dove c'è un feed all'interno del quale potete andare a seguire diverse persone, dopodiché ci sono diverse communities che potete andare a seguire se volete essere aggiornati su un determinato argomento ed infine, sempre nella sezione social, potete andare a vedere tutte le torte ed areogrammi che sono state condivise dalle varie persone all'interno dell'applicazione. Se vado nel mio profilo, per esempio, io una torta che ho condiviso è questa sul Metaverso Tech, che è quella che prendo come esempio all'interno dell'altro video e qui come vedete ci sono anche persone che hanno lasciato dei commenti. Io comunque se la volete vedere vi lascio il link e potete andare a vedere quello che ho fatto. Detto questo, la sezione successiva è una sezione di notifiche normalissima con tutto quello che succede all'interno dell'app e dopodiché qui avete un menu finale con tutti i vari dettagli ed impostazioni se volete andare ad approfondire una qualsiasi cosa. Una cosa da menzionare all'interno di questo menu è la sezione video, all'interno della quale potete trovare video educativi che Trading212 stesso condivide e che potete tranquillamente andare a vedere ed utilizzarli per informarvi. Detto questo, vi ricordo che se foste interessati ad attivare un conto con Trading212, qui sotto in descrizione trovate il mio link e codice invita un amico tramite i quali potete ottenere un bonus di un'azione del valore fino a 100 euro una volta che avrete depositato anche solo 10 euro. Io spero che questo video e questa guida vi siano stati utili, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un mi piace e io sono sudatissimo, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.